Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio raccontarvi la storia di un castello che quasi sicuramente tutti voi conoscete, ma non conoscete quasi sicuramente tutta la storia e le origini di questa rocca e le sue apparizioni spettrali. Ma prima di cominciare mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e commentate. Ma partiamo subito. Questa struttura ha un nome direi molto particolare, molto diverso dagli altri ed ha praticamente origini sconosciute o comunque sono state ipotizzate molte spiegazioni. Infatti sto parlando proprio del castello della Rotta. Questo insolito nome infatti potrebbe derivare ad esempio da Rupta, che significa una grossa sconfitta militare, oppure da Rota, Rota scritta con la H, che è un antico termine che indicava una fossa irrigatoria, oppure ancora Rota, esattamente il nome di questo castello. Appunto Rota o Rotta potrebbe stare a significare l'evenienza che avrebbe portato più e più volte alla rottura degli argini dei vicini torrenti Benna e Stellone, ma sarebbe anche un sinonimo di un'area paludosa, oppure un'importante strada da seguire. Tuttavia, da documentazioni catastali risalenti al XIII secolo, è noto che questa costruzione venne denominata Grancia Rupta, stando a indicare Grancia come una sorta, diciamo così, di fattoria fortificata. Quest'ultima però sembrerebbe avere origini più recenti di questa struttura, convertito ad un utilizzo rurale che venne costruito in una distesa vastissima con scarse abitazioni. Ma la storia di questa dimora si perde nei secoli e quando venne costruita in realtà era una semplice casa molto resistente che sorgeva su un vero e proprio punto strategico ed era difesa sul vicino ponte del torrente Banna su cui transitava la strada romana proveniente da Pollentia. Ma ragazzi, partiamo dal lontano 1196 con il vescovo di Torino Arduino Valperga che assegnò tutti i terreni e la proprietà di questo edificio ai cavalieri templari che effettivamente erano già molto presenti nei territori di Testona, Villa Stellone, nella vicina Pancallieri e in varie aree dell'attuale Piemonte. L'edificio fu pertanto sede di un piccolo convento e di una guarnigione sempre a protezione del vicino ponte sul Banna, che ancora tutt'oggi esistono ancora i resti. In seguito allo scioglimento dell'ordine religioso che vi ho appena detto, questo edificio venne acquisito dall'ordine dei Gerosolomitani, così anche come la facoltà di esigere la gabella per il passaggio sul vicino ponte. Tuttavia però nel XV secolo questo edificio, già noto come appunto vi dissi prima Grancia Rupta, subì delle variazioni strutturali e fortificazioni in difesa dei briganti, poiché sussistevano conflitti tra comuni e feudi, malgrado tutta l'area fosse sotto la giurisdizione del Ducato di Savoia. Fino al tardo XVI secolo però questa struttura continuò a essere la dimora dei conti di Valperga di Masino, come tra l'altro prova una seconda lapide affissa sul portale d'ingresso di questa struttura che raffigura proprio lo stemma nobiliare. Ma ragazzi, sentite qui, perché nel XVII secolo questo castello rientrò nei molteplici possedimenti a disposizione della casata dei Savoia, divenendo oltretutto luogo di eventi drammatici di rovinose battaglie, come ad esempio quella che Francesco di Savoia, principe di Carignano, che subì nel novembre del 1639 dall'armata francese sotto comando del marchese d'Arcou, che aveva liberato Torino dalle truppe principeste, e non solo, ma che permise anche il ritorno della Madama Reale Maria Cristina di Borbone, nonché quella danno dell'esercito francese nel 1706 durante lo storico assedio di Torino, dove l'edificio venne adibito a deposito di polvere da sparo dalle truppe sabaude. Ma nella prima metà del Settecento l'edificio ospitò per poco tempo re Vittorio Amedeo II, trasferito qui dal vicino castello di Moncalieri,
dove tra l'altro pensate un po' che venne arrestato per volere del figlio, appunto Carlo Emanuele III, dopo che Vittorio Amedeo II, ripensandoci, dichiarò nullo il proprio atto di abdicazione. In seguito Vittorio fu trasferito e confinato nel castello di Rivoli, per poi successivamente essere nuovamente trasferito nel castello di Moncalieri, dove morì in preda alla follia nell'ottobre del 1732. Da questo momento in poi l'edificio rimase abbandonato per circa un secolo e successivamente è stato acquistato da privati e negli anni '80 venne sottoposto a restauri che riportarono alla luce dei veri e propri dettagli da brividi della struttura quattrocentesca. Nel corso di questa prima fase di lavori, durante le fasi di scavo per l'allacciamento delle condutture idriche, sono stati infatti rinvenuti i resti di una sepoltura di quello che a tutti gli effetti sembrava essere proprio un cavaliere templare, e a questa conclusione si giunse perché insieme a tutte le ossa, insomma allo scheletro di questa persona, vi era una vistosa croce di metallo e tracce di armatura. Ma raga, non è finita qui, perché all'interno di questa tomba si trovarono anche ossa di un grande animale che si ipotizzi fosse il suo cavallo. L'edificio sorge nel comune di Moncalieri, che dista circa una decina di chilometri. Si raggiunge percorrendo una strada secondaria che imbocca la SP 393 in direzione Villa Stellone e che conduceva sull'antico ponte templare sul torrente Banna, di cui oggi purtroppo rimangono solo pochi ruderi. Situato tuttora in una zona completamente isolata e quasi a ridosso dell'autostrada Torino-Savona, l'edificio sorge in un'area boscosa e ombreggiata. Questa struttura è caratterizzata di un antico fossato che originariamente circondava completamente tutto l'intero edificio. Questa struttura è perfettamente quadrangolare, caratterizzata però da forme irregolari, e ciò che distingue questo edificio da uno comune sono alcuni dettagli architettonici quattrocenteschi, come ad esempio le bifore di sesto acuto che ancora tutt'oggi esistono, e tracce di una merlatura sul lato sinistro del maniero. La facciata principale invece è tipica di un castello medievale a torre primitiva, quindi ragazzi si parla proprio dei primi castelli. Questa non è simmetrica ed è dominata dall'arcigno torrone quadrangolare con finestre munite di grate e sormontato da un piccolo campanile a vela. Le sue 3 evidenti feritoie rivelano l'originaria presenza di un ponte levatoio che conduceva ovviamente al portone principale d'ingresso. Sopra di esso è ancora visibile una lapide in marmo bianco che riporta lo stemma nobiliare dei conti Valperga di Masino, mentre invece su uno stipite di pietra è visibile l'incisione di una croce di Malta, inequivocabile simbolo che lega il passato del castello all'ordine dei Gerosolomitani. Nel complesso diciamo che la struttura versa in accettabili condizioni, ecco, se si può dire così, seppur con evidenti segni di ritocchi aggiunti nel tempo, come ad esempio le decine di finestre rettangolari sparsi casualmente. Essa comprende svariati locali presumibilmente adibiti ad abitazione, posti in corrispondenza del corpo centrale vicino alla torre. Tuttavia anche i 3 corpi di fabbrica di altezze differenti che si sviluppano attorno al cortile quadrangolare, dotato di una grossa cisterna centrale, ospitano svariati ambienti. Queste aree laterali comprendevano originariamente l'antica area conventuale con il cellario, una sala di rappresentanza e una cappella con una volta ogivale. La struttura invece, quella più bassa, che si estende sul lato destro, ospita le antiche stalle e diversi magazzini ormai diroccati. Negli ultimi decenni del Novecento questo edificio si trovava in uno stato di degrado, e questo, unitamente all'ubicazione isolata e al legame con i cavalieri templari, favorì il sorgere di argomentazioni riguardanti fenomeni sovrannaturali che lo rendono il castello più infestato d'Italia. Infatti è meta di frequenti visite e sopralluoghi da parte di appassionati o anche semplicemente curiosi, ma secondo alcune teorie esoteriche l'edificio godrebbe anche di una posizione astrologica particolarmente favorevole all'apporto con le energie naturali, poiché orientata strategicamente alla posizione del Sole, della Luna e di altri pianeti. Pensate che si trova addirittura in corrispondenza di presunte linee di forza magnetica terrestre.
Queste stranezze, chiamiamole così, avrebbero influito ad aumentare la terrificante notorietà di questo castello. Infatti, molti testi specifici sull'argomento raccolgono indizi e testimonianze sul castello, tanto da contare quanto numerose presenze che si manifesterebbero ciclicamente nelle proprie stanze che al suo esterno, indicandolo appunto come luogo più infestato. Quello che vi ho detto prima, se vi ricordate, riguardando i resti ritrovati, in una sepoltura, in una tomba, potrebbe essere l'indizio che più potrebbe avere un possibile legame con il presunto spirito del cavaliere templare avvistato da tantissimi testimoni nel corso degli anni. Ma non è finita qui, raga, perché un altro spirito si aggirerebbe proprio lì e sarebbe proprio uno dei proprietari dell'epoca. Il suo spirito infatti apparirebbe in sella a un cavallo completo di armatura e spada che stazionerebbe proprio davanti all'ingresso principale. Ma andiamo avanti con l'elenco, raga, perché altre presunte presenze comprenderebbero numerosissime apparizioni, come ad esempio uno spirito di un monaco incappucciato che era un criminale che all'epoca fu murato vivo all'interno di una parete dei sotterranei. In più altrettante persone hanno visto un corteo di ecclesiastici che apparirebbe ogni anno nella notte tra il 12 e il 13 di giugno. Quindi, raga, se volete andarlo a vedere, direi che è proprio il momento giusto. Voi che dite? Andiamo? Ma andiamo avanti, perché non è finita qua. Ci sarebbe anche lo spirito di una nobile donna all'epoca, ovviamente, suicida, perché si era incolpata di aver perso suo figlio, che poi successivamente è stato ritrovato e si è anche saputo che era stato travolto da un cavallo. Infatti lo spirito di questo piccolo vagherebbe con il senso di colpa di essersi allontanato. Ma raga, ci sono ancora altre due apparizioni. Uno spirito di una persona seduta intenta a leggere un grande libro e quello di una figura vestita completamente di nero che molto probabilmente tutte le volte, costantemente, ritornerebbe sul luogo della propria morte. Ragazzi, che ne dite? Anche per oggi questo video termina qua. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, commentate, tempestate di like questo video e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!